C'è una parte del nostro lavoro che, se la devo descrivere, la indicherei come massimo impegno e minima resa, perché è divertentissimo ed è una sfida tutto il processo, ma poi il risultato finale è una scatola. Ciao, sono Paola della Bottega Fagnola, un laboratorio artigiano di Torino che si occupa di legatoria, cartotecnica e restauro di libri e documenti. Nello scorso video vi abbiamo fatto vedere un lavoro di legatoria, in questo caso vi faremo vedere un lavoro del settore di cartotecnica che si occupa di realizzare contenitori e scatole su misura con carta, cartone, tela e vari rivestimenti. Questo lavoro l'abbiamo realizzato per degli amici e vicini di negozio. La famiglia Massia sono passamantieri da diverse generazioni e le loro passamanerie sono state utilizzate nei teatri d'opera per decorare le divise e i paramenti delle famiglie reali, e adesso hanno anche un parterre di clienti molto più contemporanei nell'ambito dell'alta moda, del design e dell'arredamento d'interno. Quindi serviva un contenitore che potesse valorizzare le loro creazioni nella presentazione a questi nuovi clienti con uno stampo più contemporaneo. La preparazione di un lavoro di cartotecnica prevede di prendere un pezzo di carta qualsiasi e fare anche solo uno schizzo veloce e iniziare a prendere tantissime misure. Immaginare la scatola scomposta in singoli componenti, singole parti bidimensionali, e calcolarne tutte le dimensioni, tenendo conto di tutto: lo spessore del cartone, lo spessore della carta che metteremo attorno, lo spessore della colla, veramente tutto. Una volta prese tutte le misure e tagliati tutti i pezzi, si inizia ad assemblare la scatola, partendo dall'esterno e incollando le spondine con un filo di colla sullo spessore del cartone sulla base che abbiamo tagliato a misura, assicurandoci che gli angoli siano perfettamente perpendicolari. Una volta asciutte le spondine, iniziamo ad occuparci di tutte le suddivisioni interne della scatola. In questo caso, oltre che i divisori, dovevamo anche creare una porzione della scatola in cui gli scomparti fossero meno profondi rispetto agli altri. Per fare questo abbiamo immaginato una specie di piattaforma che creasse un fondo rialzato in una parte della scatola. Per creare questa piattaforma ci siamo creati un'anima di cartone ripiegato da incollare come sostegno di una piccola piattaforma e quindi creare una sorta di doppio fondo su una parte della scatola. Una volta creato questo doppio fondo, iniziamo a mettere i separatori interni, partendo da quelli trasversali. Qui la difficoltà è chiaramente mantenere tutto perfettamente perpendicolare, e in questo caso ci stiamo aiutando con un cubetto delle dimensioni che ci servono, che abbiamo creato e che utilizziamo come riferimento per montare tutti i divisori. Per rifinire tutto quanto facciamo un pochettino di colla un po' più liquida e la facciamo passare in tutti gli interstizi. Ok, adesso abbiamo finito di realizzare tutta la struttura interna. Prossimo step: foderare tutto con il materiale scelto. Con la seconda parte del lavoro aumenta ancora di più il livello di difficoltà. Quindi tagliamo tutti i pezzi di carta delle dimensioni necessarie per andare a rivestire tutta la scatola, di modo che non si veda più il cartone grigio sottostante. Il colore nero è un colore bellissimo ed elegantissimo, ma è anche uno dei più difficili con cui lavorare perché si vedono tutte le macchie. Iniziamo a rivestire anche qui dall'esterno. Andando a rifinire anche negli angoli e andando a creare i tagli dove è necessario, di modo che si riescano a incastrare all'interno degli scomparti che abbiamo creato. Più scomparti ci sono, più è difficile andare a capire come e dove fare questi tagli. E poi il rivestimento è andare a curare ogni dettaglio e andare a rifinire ogni angolo, ogni spigolo, e verificare che la carta sia aderita bene e non si siano creati grumi o bolle.
L'ultimo pezzo del lavoro di rivestimento prevede di rivestire il fondo di ogni singolo scomparto. Abbiamo deciso di creare delle piccole plance di cartone rivestito su se stesso e di incollarle sul fondo per fare un lavoro più pulito. Abbiamo finito l'interno, l'abbiamo rivestito, adesso dobbiamo occuparci di quella che sarà la chiusura e la copertina esterna. Per questa scatola abbiamo immaginato, più che un coperchio, una sorta di copertina che si avvolge attorno alla nostra base che abbiamo appena rivestito, su cui andremo a fare la stampa a caldo del logo della Passamaneria Massia. E per questa stampa a caldo chiediamo l'aiuto di Luciano. Prima di montare questa copertina dobbiamo pensare a che tipo di chiusura vogliamo realizzare. In questo caso ci siamo immaginati 2 piccole calamite che servono per creare la chiusura della scatola e per renderle invisibili li andiamo a incastonare sopra i cartoni prima di rivestirli con la carta. La carta esterna, che è stata precedentemente stampata, verrà utilizzata in un unico pezzo per rivestire tutto l'esterno della copertina. Nella parte interna invece foderiamo solamente la parte che rimane a vista e lasciamo il cartone nudo che prende meglio la colla dove verrà assemblata la base che abbiamo realizzato precedentemente. L'ultima fase è quella che prevede di incollare la base all'interno della copertina e se abbiamo preso tutte le misure correttamente dovrebbe coincidere tutto quanto. La scatola è pronta per essere consegnata e per valorizzare quello che sarà il suo contenuto, ossia tutte le creazioni di passamanerie della famiglia Massia. Un lavoro lungo, articolato, impegnativo a livello manuale e a livello di testa, e adesso sapete quanto lavoro ci può essere dietro un semplice contenitore.